Salve ragazzi e ben ritrovati, siete come sempre in compagnia di Marcus1590 e oggi per questo quinto appuntamento con la rubrica di approfondimenti e recensioni Inside torniamo come promesso tempo fa su Zardon's Total War per analizzare la nuova versione, la 0.7 della Battle Beta, con molte più unità e soprattutto fazioni rispetto alla precedente. Partiamo col dire prima di tutto due cose. In primis, questa versione del mod non è scaricabile, è solo una versione per così dire intermedia per permettermi di mostrarvi i notevoli sviluppi di questo progetto. In secondo luogo, bisogna tenere a mente che nel mentre che io testavo e preparavo la recensione, i modder hanno continuato a lavorare. Quindi alcune delle cose che andremo a vedere potrebbero già essere obsolete e i problemi fissati. Detto questo, partiamo. Prima di tutto però intendo riavvolgere il nastro tornando al precedente video perché grazie ad opportune segnalazioni questo è arrivato sino ai modder che hanno avuto così modo di chiarire alcune questioni che avevo evidenziato. Prima cosa, una piccola rettifica sul precedente video. Fra i tanti commenti che mi sono arrivati infatti c'è anche quello di Chris359 che dice: ciao! Hai notato che se le unità hanno più esperienza hanno più standardi? Assolutamente no, non l'avevo notato, quindi grazie mille Chris per questa utilissima segnalazione. Infatti l'aspetto del numero degli standardi va ben oltre la semplice questione estetica. Grazie a questo fattore il giocatore potrà immediatamente capacitarsi di quali siano le unità di veterani all'interno dell'armata nemica, elaborando la propria tattica di conseguenza. Ora, come detto, passiamo alle risposte al precedente video pervenutici dai modder tramite il forum Total War Center. Fondamentalmente sono 4 le questioni che hanno voluto chiarire. 1. Resistenza ai colpi del generale. Se ben ricordate, nel precedente video evidenziai come il generale potesse incassare con assoluta nonchalance un numero sconsiderato di colpi, senza mai morire. Bene, i modder ci hanno riferito che questo è un problema noto, sul quale stanno lavorando. Ma in ogni caso questo aspetto non si è generato casualmente, infatti c'è un motivo per il quale il generale ha questa particolare caratteristica, e questo motivo è la stupidità dell'intelligenza artificiale. Troppo spesso infatti i generali controllati dall'IA muoiono sul campo di battaglia proprio a causa di un loro sconsiderato utilizzo, quindi per porre una pezza nell'immediato si è pensato di aumentare notevolmente la resistenza ai colpi dell'unità del generale, ottenendo però così l'effetto opposto, ovvero un generale pressoché mortale. In conclusione, i modder hanno riferito come stessero lavorando per ottenere una giusta via di mezzo. 2. Morale delle unità. Anche su questo punto evidenziai qualcosa di particolare, con alcune unità che non andavano mai in rotta. I modder hanno chiarito come in realtà solo alcune unità d'elite hanno morale veramente incrollabile, preferendo di gran lunga morire sul campo di battaglia piuttosto che fuggire. E difatti io notai questo aspetto sulla guardia variaga, un reparto scelto. In ogni caso sono unità che si incontreranno di rado. 3. Tiratori. Ebbene sì, come vi evidenziato nel precedente video, i tiratori arresteranno automaticamente il tiro quando qualche unità alleata si porrà fra loro e l'obiettivo. Tuttavia, da quanto ci è stato riferito, basterà ordinare nuovamente di tirare e loro ignoreranno questa condizione, rischiando tuttavia di fare molte vittime da fuoco amico. 4. Abilità speciali delle unità. Altro tema evidenziato nel precedente video era l'assenza di alcune tipiche abilità speciali. Nella fattispecie la formazione a cuneo per la cavalleria e il tiro infuocato per gli arcieri. Ebbene, la prima non è stata implementata a causa degli scarsi risultati dovuti al sistema di combattimento di Medieval 2, mentre la seconda per un semplice fattore di realismo, in quanto questo tipo di munizioni erano adoperate più che altro durante gli assedi. Bene, detto questo passiamo ora effettivamente alla nuova versione della Battle Beta, la 0.7. Per prima cosa andiamo a vedere il parco fazioni, che ha registrato un vero e proprio boom, con l'introduzione di ben 14 fazioni. Alle precedenti, che ricordo essere Cavalieri di San Giovanni, Regno di Bulgaria, Principato di Moldavia, Sultanato Ottomano, Principato di Valacchia, Impero Bizantino, Repubblica di Ragusa, Banato di Bosnia, Regno di Serbia e Regno d'Ungheria, si sono ora aggiunte Corona d'Aragona, Repubblica di Venezia, Repubblica di Genova, Ducato di Milano, Stato della Chiesa, Beylicato di Aydin, Timuridi, Emirato di Karaman, Vecchia Confederazione Elvetica, Ducato d'Austria, Repubblica di Firenze, Ducato d'Atene, Regno di Trinacria e Regno di Napoli.
Cosa si può dire in linea generale di questa nuova versione? In primis due curiosità. La prima è che la 0.7 è totalmente muta. Sono infatti assenti la colonna sonora, gli effetti audio e logicamente anche i discorsi dei generali. Ma in ogni caso non si tratta di un errore, bensì di una cosa prevista. Non conosco i motivi per i quali sia stato disattivato l'audio del mod, ma quando mi è stato fornito, questo aspetto era già stato messo in conto. La seconda è che mancano ancora diverse miniature di alcune unità, probabilmente perché ancora non sono state create, per il momento sono state rimpiazzate con una miniatura presa dal buon vecchio ROM Total War. In parte legato a questo discorso abbiamo poi qualche problemino anche con gli stemmi delle fazioni nelle schede informative delle unità. Qui ad esempio con l'Emirato di Karaman ci appare lo stemma dei Mongoli di Medieval 2. Come abbiamo visto, il parco fazioni è stato notevolmente ingrandito e di questo aspetto ha giovato anche il parco unità, che comprende ora molti più reparti notevolmente differenti fra loro. Si passa dai letali arcieri a cavallo del Bellicato di Aydin alle compatte schiere di lancieri italiani, dai letali fanti romei alle solide formazioni di fanteria elvetica. Ma non si parla solo delle nuove fazioni, anche quelle già presenti nella vecchia Battle Beta hanno subito un aggiornamento dei roster. Sempre a proposito di unità, rispetto alla precedente versione sono state apportate diverse migliorie. I modelli grafici che presentavano alcuni errori sono stati fissati, come ad esempio il generale ottomano, mentre quello della Repubblica di Ragusa resta ancora da rivedere. Inoltre, importanti cambiamenti sono stati apportati ai valori delle unità. In questa 0.7 infatti è possibile notare come un po' in tutte le fazioni vi siano unità che hanno subito delle modifiche, tendenti alle volte a migliorare e altre volte a peggiorare le loro prestazioni in battaglia. Doveroso anche notare come queste modifiche non hanno interessato una sola precisa categoria, ma siano cadute a pioggia su un po' tutti i generi di unità presenti in gioco. Si va dagli anonimi comprimari dai campi di battaglia sino alle unità d'elite, interessando cavalleria, tiratori e fanteria. Alcuni esempi? Fra le unità del Principato di Valacchia, gli arcieri a cavallo vitegi sono passati dai valori di 5, 10, 6, rispettivamente per attacco, difesa e carica, ai nuovi valori di 5, 11, 6. Passando poi al Regno d'Ungheria troviamo i lancieri miliziani, che passano da un 2-12-2 ad un 2-10-2 nella nuova versione. Oppure ancora la guardia del corpo del generale ottomano, che passa dai valori di 6-24-11 a quelli di 5-25-11 nella 0.7. Ecco, come detto, questi sono solo alcuni esempi, ma che ben testimoniano come queste modifiche hanno interessato diversi tipi di unità appartenenti a diverse fazioni. Tuttavia vi sono anche unità che non hanno subito alcuna modifica alle loro statistiche. Ne è un chiaro esempio la Guardia Variaga, che mantiene i suoi valori di 9, 29 e 5 già presenti nella precedente versione del mod. Ma proprio la Guardia Variaga è interessata da un altro tipo di modifiche che sono state introdotte con questa nuova versione della Battle Beta. Mi riferisco ai nomi delle unità. Alcuni reparti hanno infatti subito un cambio di denominazione, una modifica esclusivamente estetica dunque, ma che farà particolarmente piacere ad alcuni di voi, in particolare per alcune chicche storiche degne di nota. Una riguarda proprio la Guardia Variaga, che ha cambiato il suo nome in Guardia Englino Varangoi. Come ci ricorda il dottor Sigfus Blondal, questo termine venne introdotto per differenziare un nuovo tipo di variaghi, non più provenienti dalla Scandinavia e dalla Russia, ma dall'Inghilterra. Altro esempio è la guardia del corpo del generale ottomano, che da semplice Ottoman Bodyguard ha assunto in questa 0.7 il nome di Silhadar Bodyguard. Veniamo ora al tema più spinoso, il bilanciamento dei costi delle unità. Ho infatti rilevato alcuni problemi in questo aspetto, in primis la fazione dei Cavalieri di San Giovanni, che risulta essere, come si dice in gergo videoludico, OP, ovvero spaventosamente migliore delle altre. Infatti in questo modo sono stati notevolmente appesantiti i costi delle unità, e a breve vedremo il perché. Tuttavia non so se per semplice disattenzione o altro, quelli delle unità dei Cavalieri di San Giovanni non risultano essere stati modificati. Un chiaro esempio è il costo delle unità di fanteria d'elite. Mentre nelle altre fazioni il prezzo di questo genere di reparti si aggira intorno ai 2000 fiorini, tra parentesi sì, al momento la valuta del gioco non è stata modificata, è ancora il fiorino, nei Cavalieri di San Giovanni troviamo i Cavalieri della Gran Croce, una delle unità di fanteria più forti di tutto il gioco, al modico prezzo di appena 550 fiorini, una differenza abissale che permette ad un giocatore che utilizza questa fazione di schierare sul campo di battaglia molte più unità di elite rispetto al suo avversario, andando sistematicamente a vincere ogni scontro a cui prenderà parte.
In ogni caso, paradossalmente non è questo il problema più grave che ho riscontrato in questa 0.7, perché trattasi di un errore talmente evidente che verrà indubbiamente corretto. Quello che mi ha lasciato maggiormente perplesso invece è lo sbilanciamento dei costi fra unità di una stessa fazione. Facciamo anche qui un esempio pratico e andiamo ad analizzare il roster di unità del Principato di Valacchia, soffermandoci in particolar modo su due di esse. Da una parte i Mosneni, dall'altra i Boiardi Appiedati. Ora, un'unità di Mosneni conta 122 uomini, ha un valore di attacco di 5, un valore di difesa di 14 e un valore di carica pari a 4. Passiamo dunque ai Boiardi Appiedati, che contano 102 uomini, 20 in meno dei Mosneni. Hanno un identico valore di attacco di 5, un valore di carica di poco inferiore pari a 3, ma sono notevolmente più abili in difesa grazie a un valore difensivo di 21. Contando oltretutto che hanno un livello di morale migliore e a differenza di Mosneni sono capaci di ispirare le truppe alleate vicine aumentando il morale e sono anche efficaci contro nemici meglio difesi, ci si aspetterebbe che questi Boiardi Appiedati costino notevolmente di più. E invece, a sorpresa, il prezzo di un'unità di Boiardi Appiedati è di 913 fiorini, mentre per reclutare un'unità di Mosneni ce ne serviranno ben 1800, praticamente il doppio. Francamente faccio fatica a comprendere le ragioni di un dislivello di tale portata. Come detto prima, torniamo brevemente sulla questione aumento dei costi dell'unità per comprendere i motivi di questa scelta da parte dei mod. Parto col dire che io sinceramente apprezzo molto questo aspetto, che già altri mod hanno introdotto, perché va a favore del realismo storico. Difatti nel Medieval 2 base, in una ipotetica battaglia online, con il consueto budget di default pari a 10.000 fiorini, c'era possibile reclutare un buon numero di unità di primissima categoria. Avevamo armate composte quasi esclusivamente da unità di fanteria pesante e solo gli ultimi spiccioli che ci rimanevano venivano spesi su unità di medio-bassa qualità, per la semplice ragione che qualche uomo in più poteva comunque tornarci utile. Qui, come in altri mod, non sarà così. Come abbiamo già visto, vi sono unità d'elite che arrivano a costare anche 2000 fiorini. Parliamo quindi di un quinto del budget totale, una proporzione veramente importante, che ci porterà a ragionare in maniera totalmente opposta rispetto al Medieval 2 base. Su Tsardoms, infatti, la tendenza sarà quella di creare un'armata di qualità medio-bassa e puntellarla qua e là con alcune unità d'elite. Oltretutto, ciò comporta un utilizzo assai più oculato e attento di questo tipo di unità, in quanto la perdita di un reparto d'elite sui campi di battaglia di Tsardoms sarà difficilmente rimediabile, esattamente come era nella realtà. Tuttavia non va enfatizzato troppo questo discorso, dobbiamo infatti precisare alcune cose per ottenere un quadro maggiormente chiaro. Poco fa per esempio vi ho parlato di armate di qualità medio-bassa, ma vediamo un attimino di capire cosa intendo per qualità medio-bassa. Perché se ragioniamo in termini di Medieval 2 base, probabilmente la prima cosa che vi viene in mente sono lancieri miliziani e arcieri contadini, e fine. Qui non è così, su Tsardoms gli standard sono più elevati, la qualità media delle unità è sicuramente migliore. Quindi nel novero delle unità di qualità medio-bassa rientrano anche reparti che sono assolutamente in grado di reggere il confronto con la maggior parte delle unità nemiche, di tenere saldamente una posizione, e non esclusivamente carne da macello come invece il gioco base ci ha un po' abituato a pensare. In questo contesto si inseriscono poi le unità d'elite, che come Medieval 2 sono unità dal valore eccezionale, come Medieval 2 sono magari delle unità riservate a una ben precisa fazione, ma che a differenza di Medieval 2 sono unità che non potremo spammare sul campo di battaglia, per i motivi già citati in precedenza. In altre parole è un concetto di unità d'elite molto più storicamente realistico. Ad onor del vero vi sono fazioni che rappresentano delle piacevoli eccezioni, ad esempio il Bellicato di Aydin. L'unità più costosa del roster di questa fazione è quella degli Ascari, tiratori a cavallo che costano 789 fiorini. Questa scelta da parte dei modder rientra appieno nel contesto del realismo storico, perché il successo militare di questa fazione si basa più sul numero, in particolar modo dei suoi tiratori a cavallo, che sulla qualità impareggiabile di una singola unità. Bene, questo era tutto ciò che avevo da dirvi sulla nuova versione, la 0.7 della Battle Beta di Tsardoms, ma gli aggiornamenti sullo sviluppo di questo mod non terminano qui. Come da titolo infatti siamo ormai vicini alla fine dei lavori sulla prima versione della campagna, e questa che vedete adesso in anteprima assoluta è la Tabula Tsardorum, che possiamo considerare come la prima immagine ufficiale di quella che sarà la campagna di Tsardoms Total War.
Una campagna alla quale molto probabilmente avrò accesso già dalla Closed Alpha, per poterla testare e recensire per tutti voi appassionati. Una piccola info in anteprima che si lega a quanto detto in questo video ve la posso però già dare. Rispetto a questa Battle Beta, infatti, avremo qualche modifica al parco fazioni, con ad esempio l'inserimento del Regno di Croazia. Chiudo dunque questo video con dei ringraziamenti, un enorme grazie va a Daniel e a tutto il team di Modder per avermi rilasciato in anteprima materiale ed informazioni. Per me tutto ciò rappresenta non solo un grande piacere ma anche uno straordinario privilegio, ed un altro gigantesco grazie va a Giulio che mi ha messo in contatto con questo team di Modder, permettendomi di portare questo genere di contenuti qui sul canale. Bene, come sempre io vi ringrazio per essere passati e vi do appuntamento al prossimo video qui sul primo canale.